Eccoci qua, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come si utilizzano le matrici per risolvere i sistemi lineari. Piccolo spoiler, per poter fare questo esercizio è importante che sappiate trovare il determinante di una matrice e una matrice inversa, perché come leggete qua, il metodo che vi mostrerò è noto come metodo della matrice inversa. Quindi se non l'avete ancora fatto, mettete stop e andate a vedere il mio video sulle matrici inverse. Bene, noi continuiamo. Dobbiamo risolvere un sistema lineare di due equazioni in due incognite. Se avete già visto la mia playlist sui sistemi lineari, sapete che conosciamo ben 4 metodi per poterlo svolgere. Ma io oggi vi mostro un quinto metodo. Partiamo come sempre da un esercizio pratico. Prima di tutto devo verificare che le due equazioni siano scritte in maniera ordinata. Quindi prima i termini con la x, poi i termini con la y e poi al secondo membro i termini noti. Questa scrittura la posso scrivere in maniera equivalente sotto forma di matrice, fatta così: ax uguale a b, dove la matrice A è una matrice in cui la prima colonna è la colonna dei coefficienti delle x, ovvero 1 e 2. Nella seconda colonna metto i coefficienti delle y, ovvero 1 e meno 3. La matrice x è esattamente la mia matrice delle incognite. Voi sapete già che questo si chiama anche vettore colonna perché ha una colonna sola. Mentre B è la matrice dei termini noti, ovvero un vettore colonna. Il metodo della matrice inversa mi dice che questo sistema, scritto in forma matriciale in questo modo, si può risolvere così. La mia matrice delle soluzioni, xy, si trova moltiplicando la matrice inversa per b. Chiaramente dobbiamo andare a verificare che la matrice sia invertibile, ovvero che il determinante sia diverso da 0. Quindi, ora che ho trovato la mia matrice A, troviamo A alla meno 1. Sono sicura che se avete visto il video sulle matrici inverse sapete già trovarvelo e quindi vi scrivo già il risultato di A alla meno 1. Prima di tutto ho calcolato il determinante di A che faceva meno 5. Essendo diverso da 0 sapevo che esisteva l'inversa. Facendo i 3 passaggi che abbiamo visto nel video di qualche giorno fa ho trovato la mia matrice inversa. Ora, dando per scontato che quindi sappiate trovare in autonomia una matrice inversa, dobbiamo fare il calcolo più importante, che è questo. Devo moltiplicare A alla meno 1 per B. X è questo vettore colonna, quindi lo riscrivo. A alla meno 1 è questa, che abbiamo appena trovato, e B è il vettore dei termini noti. Sapete che possiamo fare questa moltiplicazione perché questa è una matrice 2x2 e questa è una matrice 2x1. La moltiplicazione si può fare solo se questi due numeri coincidono. Il numero delle colonne della prima matrice deve essere uguale al numero di righe della seconda matrice. La matrice che ottengo da questo prodotto è una matrice 2x1. Allora la moltiplicazione è questo per questo. Quindi 3 quinti per 7 fa 21 quinti, più lui per lui che fa meno un quinto. 21 quinti meno un quinto fa 20 quinti, che semplificato è 4. Stessa cosa con questa riga, quindi tutta questa per lei. Lui per lui 14 quinti, lui per lui più un quinto. 14 più 1 fa 15 quinti, ovvero 3. Se sono andata troppo veloce nella moltiplicazione, andate a ripassare il video sul prodotto tra matrici. Quindi cancelliamo questa cosa, andiamo a ricopiare la matrice x, cioè xy, e il mio risultato 4, 3. Grazie a questo semplice passaggio, A alla meno 1 per B, ho trovato la soluzione del sistema. Il sistema ha questa soluzione: x uguale a 4, y uguale a 3. Ricapitolando, devo scrivere il mio sistema in termini matriciali: A, X, B. Trovo la matrice inversa, dopodiché calcolo la matrice inversa per la matrice dei termini noti e trovo la soluzione. Come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho un sistema lineare di 3 equazioni in 3 incognite. Abbiamo detto che la prima cosa è scrivere questo sistema in termini matriciali, ovvero A per x uguale a B. A è la matrice che contiene i coefficienti delle incognite. La prima è la colonna dei coefficienti delle x, la seconda è la colonna dei coefficienti delle y e la terza è la colonna dei coefficienti delle z. Ecco perché è importante avere sempre le equazioni scritte in ordine. Al primo membro x, y, z, al secondo membro i termini noti.
La matrice X è la matrice delle incognite, x, y, z, e la matrice B è la matrice dei termini noti. Risolvere questo sistema lineare equivale a risolvere questo calcolo. X uguale a alla meno 1 per B. Quindi, una volta trovato A, andiamo a trovare la matrice inversa. Non è detto che questa matrice ammetta l'inversa, la prima cosa è trovare il determinante. Il determinante di A è meno 15, lo potete trovare col metodo di Sarrus. Ormai so che lo sapete a memoria perché vi ho preparato tantissimi esercizi sulla regola di Sarrus, quindi ho saltato i passaggi e ho scritto direttamente il risultato. La matrice inversa è lei. Chiaramente non vi faccio i passaggi proprio perché non vorrei annoiare chi ha visto già il video sulle matrici inverse. Quindi, se facendo i calcoli non avete ottenuto questo risultato, mettete stop. Andate a vedere il mio video sulle matrici inverse, in particolare dove vi facevo vedere come trovare la matrice inversa di ordine 3x3 e poi ritornate qui. Quello che mi interessa in questo momento è farvi capire in questo video come risolvere i sistemi. Quindi, punto 1, trovo la matrice A. Punto 2, trovo la matrice inversa. Punto 3, faccio il prodotto della matrice inversa per B. Ho ricopiato la matrice X, questa, ho ricopiato la matrice inversa e ho ricopiato la matrice dei termini noti. Questo prodotto si può fare perché questa è una matrice 3x3 e questo è una matrice 3x1. Deve sempre valere la regola che questi due numeri siano uguali. Il risultato della moltiplicazione è una matrice 3x1. Il calcolo è lui per lui, 4 terzi, più lui per lui, 5 terzi, più 0. 4 più 5, 9 terzi. Semplificato 3. Di nuovo, lui per lui, 4 terzi, più 10 quindicesimi, più 0. Facendo l'MCM viene 30 quindicesimi, che semplificato fa 2. L'ultimo, lui per lui, 4 terzi, più lui per lui, meno 5 quindicesimi vuol dire meno un terzo e lui per lui 0, quindi 4 meno 1 fa 3 terzi, semplificato viene 1. Ora che abbiamo fatto i calcoli, questa qui me la dimentico e scrivo l'uguaglianza. La soluzione del sistema lineare di partenza è questa. Ok? Ricordatevi bene questi passaggi e fate tanta pratica. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va, falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi, spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama ripasso generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.